Ok, ok, dovremmo esserci. Raga, diteci se ci sentite, se ci vedete. Io leggo i commenti. Diesel è arrivato anche lui. Oggi, mi sa che loro oggi ci vedranno un po' specchiati, tipo così. Infatti non mi sto... Ok, Vabbè. va bene. Raga, oggi è una live un po' particolare perché è periodo, è tempo di novità. Novità. Novité, liberté della Maison du Monde. Ecco. Bon. Allora, tu come al solito leggerai i commenti oggi. Sì, infatti E sto recuperando. io intanto inizio con i saluti. Saluto Wanda, saluto Matteo, saluto la Ludo, nostra Ciao, Ludo. moderatrice. Ciao Ludo. Katiuscia, poi abbiamo Valentina, una nuvola di zucchero. Meno male che zucchero è dolce. E poi che abbiamo? Abbiamo Carlo, ciao Carlo, poi la chat di StreamYard non la vedo più, siamo in 22, raga, ricordatevi già subito di mettere il like perché ovviamente è fondamentale. C'è anche il Gianca, ciao Gianca, ciao Mario, ciao Monica, insomma raga, ciao Enzo, insomma ciao a tutti raga, ciao a tutti. Allora, come avrete già visto dalla copertina, partiamo già con questo spoiler, subito così, boom, così no, anche... aspetta, chiedi magari se qualcuno se n'è accorto. Ah, qualcuno si è accorto di questo mega spoiler della copertina? Vediamo un po'. Se qualcuno indovina... Vediamo se c'è qualche indovino tra di noi. È arrivata Daisy, ciao Daisy, ciao Ombretta. È arrivato anche Samu, ciao Samu. Stefano. Ciao Ste. Vediamo se qualcuno si è accorto dello spoiler. Sì, Dai, vediamo vediamo un po'. Sono curioso perché, raga, io mi impegno a farvi questi spoiler. Però io voglio che voi... se n'è accorto, qualcuno se n'è accorto. Bravo Gianca, vedi che Gianca è già. Intanto, raga, voi ancora non vedete, ma io sotto di me, che in realtà è qui, Io lo vedo. e noi lo vediamo, ma voi non lo vedete. C'è una persona qua sotto che tra poco vado ad abilitare, che faremo 4 chiacchiere anche con lui. Comunque, raga, sì, qualcuno si è accorto, Sì. facciamo un bellissimo spoiler, raga, è ritornato un nuovissimo strumento. Raga, lo Spectra. Cioè, questo, raga, è una cosa fighissima. Spieghiamo subito che cos'è, dai. È un'evoluzione del K2, è un rilevatore di campi elettromagnetici con dei sensori e in sostanza che cosa succede? Questo rilevatore di campi elettromagnetici con questi sensori è in grado di fare una scansione e tramite un algoritmo, un calcolo, ecco, semplifichiamo così almeno potete capire, tramite un calcolo che il computer all'interno fa, riesce ad emettere la variazione, quindi ad illuminare i vari LED. Ci sono dei parametri all'interno, quindi anche noi sappiamo che quando si accende l'intervallo, il range di variazione è dentro certi parametri, ecco, e quindi è molto, ma molto più attendibile del K2. E quindi adesso ci saranno delle nuove indagini dove lo faremo vedere, ve lo mostreremo, dove lo utilizzeremo e faremo vedere anche il suo utilizzo. Utilizzeremo anche il K2 in contemporanea e vi faremo vedere la differenza tra le due strumentazioni. Ergo, uno magari si accende, il K2 si accende e lo Spectra non dà alcun segno di attività. In quel caso il K2 ha rilevato un falso positivo. Ecco, ciò che lo Spectra non è in grado di rilevare perché è totalmente schermato. Perdonate la No, per me è bellissimo che è così. rudimentalità, infatti vi faccio vedere al posto del tastino c'è un LED che non si accenderà mai, ma è un tastino perché, raga, l'abbiamo un po' rimpicciato alla buona. K2 3.0. Esatto, K2 3.0. Ma lo Spectra, raga, è la novità della Maison.
vai. Quindi questo è subito il primo spoiler. Intanto io, raga, avevo detto che ci sono anche delle novità. Ok, ci sono delle novità. Il gruppo di Real Channel si sta espandendo e infatti ho il piacere di annunciarvi che l'organico si è ampliato, abbiamo acquisito del nuovo personale, ok, dei nuovi collaboratori che lavoreranno con Real Channel, lavoreranno con noi e inizieranno un percorso di noi, un percorso prima di tutto formativo, quindi inizierete a vedere anche queste nuove persone all'interno dei nuovi video e ci stiamo allargando per creare qualcosa di più grande e più figo. E più figo. Intanto siamo già a 66, vedi? Quando dico figo, aumenta, vedi? Però, io Vai, faccio vai, entrare vai, questa vai. persona misteriosa? Vai, Dai, vai. vediamo loro cosa dicono. La faccio entrare oppure no? Così, a pelle. Se vi sta sul cazzo a pelle non ve la faccio entrare. Ma noi, Ma noi tanto... noi ti vediamo che stai ridendo, eh. Esatto, stai ridendo sotto i baffi. La facciamo entrare? Cosa scrivono di qua? Che Sì, sei sì. più in... No, devo dire che va bene uguale, quindi... Raga, dopo risponderò a tutte le vostre domande, giuro, prometto. Sì, perché ce ne sono tante. Dai, facciamo entrare Sì, questo sì, nuovo, vai. questo nuovo membro. Dai, un nuovo membro. No, non è un nuovo membro. Dai, lo conoscete già, ve lo mando. Buonasera. Oh, Ciao, buonasera. Oh no, buonasera. Ciao ragazzi, come va? Beh, tutto bene, dai, tu? Bene. Io ho messo le lampade come Barbara D'Urso, hai visto? Hai la luce che lascia dietro, sono davanti, però. Vabbè, no, questa qui, aspetta, questa qua, ma forse così. Allora, Come Andrea, state? tu da quant'è che non entravi in live con noi? Cioè, ormai è 4 anni. No, 2 anni. 2. Vabbè, io estremizzo sempre, però porca miseria. No, che 2 anni? No, 2 anni. Ormai la gente ti dà per latitante, ti vede soltanto Per nei video. disperso. Oggi finalmente ci siamo. Allora, intanto Andre, io non so se tu riesci a vedere la chat, però ti stanno salutando in tantissimo. Ciao ragazzi. Dicono ciao Andrea, siete grandissimi, ciao Andre, super Andre. Scusate la faccia da non troppo sano, però vabbè, Fabio lo sa, ho passato una settimana bloccato praticamente così a letto per il mal di schiena, quindi sono un po' così. D'altronde, l'età la vecchiaia. Superati i 30, mi raccomando, godetevi alla fine i 30, poi ragazzi iniziate a far domanda. No. Esatto. Allora, Andre, tu cosa ne pensi di questo nuovo inserimento del nuovo organico, dell'ampliamento di Real Channel? Però aspetta, uno, giusto? Però no. Di più. Di sicuramente 2. Ok, no, questo pezzo me lo sono perso. Comunque, no, credo che sia una buona formula per tutti. Diciamo che, come al solito, senza essere sempre ripetitivo, tante volte la vita ti porta a non a scegliere, però purtroppo con il lavoro, i troppi impegni, perché poi si diventa adulti, si diventa più grandi, più stress e tutto, ci sta che alternandosi ovviamente si ha più tempo per sé, insomma, quindi avendo più persone ci si può anche diciamo alternare, insomma, questo impegno. Esatto, perché io ancora non avevo detto niente, avrei voluto appunto non farlo annunciare da te questa sera. Beh, è giusto, certo. E sarai un po' meno presente perché dopo sappiamo come le persone che ci seguono indirettamente, che in realtà ci seguono soltanto per mettere delle malelingue. Le zizzagne, vabbè ragazzi, zizzagne. Andrea non si vede più, Fabio l'ha mandato via, hanno litigato. No, allora se non vedrete più Andrea per un po' è semplicemente perché c'hai
cazzacci suoi da fare. Okay, esatto, quindi... ma poi ricordatevi che gli veri amici, se non litigano, non è vera amicizia, quindi bisogna sempre litigare. Esatto. Okay. Beh, non farla passare così, che dopo pensano che Esatto. pensano che abbiamo litigato davvero. No, non abbiamo litigato, è solo che ovviamente, almeno io la penso così. Ma no, assolutamente. Cioè, finché rose e fiori, come in coppia, no? Finché rose e fiori, ma sì, va bene tutto. Quando si litiga, si metti le giuste cose e si va avanti. Non che abbiamo litigato io e Fabio, cioè, No. esatto. Però il bello è Ciao, che Sara. è che adesso sa ci stava un attimo un salutino. Una cosa nostra così. Ah, ok. Vabbè. E volevo dire, sì, anche perché così poi la novità sarà anche che cercheremo di impegnarci a macinare anche più video, ok? Per il fatto che adesso magari Lost in Paranormal lo accantoneremo un attimino, vedremo. Serie, dai. Sì, vedremo un attimino quando, perché molti ancora non hanno capito questa cosa. Che Lost in Paranormal non è il format del canale. Lost in Paranormal è una parentesi che abbiamo voluto fare, che probabilmente faremo annualmente. È un programma che noi abbiamo voluto fare per far vedere anche un modo di lavorare, un modo di editare, un modo di comunicarvi quello che è il mondo del paranormale, per farvi vedere anche che è possibile fare uno stile molto televisivo, portando comunque dei contenuti reali, perché giustamente, siccome noi, Andrea, anche tu ci sei passato, quando dovevamo fare la serie TV, ci eravamo trovati un po' in difficoltà perché volevano obbligarci a fare delle cose che in realtà non volevamo fare. Del tipo, ragazzi, non c'è niente, lanciamo il sasso e via e portiamo la cosa. E noi già ci eravamo subito opposti, avevamo alzato le mani per dire no, allora questo non è l'intento della serie. E quindi quando si parla di televisione è sempre tutto un giro di soldi, ok? Cosa che su YouTube non c'è. Su YouTube, almeno ai nostri numeri, non si può parlare di soldi, non si può parlare di guadagni, ok? Guadagni io intendo stipendi, non spicci o rimborsi che ci viene devoluto da YouTube. Certo. E quindi si parla di passione, si parla di passione della materia, in questo caso è paranormale, ma si parla anche della crescita di nuove passioni. Ad esempio, Andrea ha scoperto la passione per la fotografia, per i video, in modo un po' più approfondito, un po' più professionale, venendo a girare con noi. E quindi è tutto cioè, anche per Andrea, immagino, correggimi se sbaglio, c'è sempre la voglia di migliorarsi video dopo video, quindi si produce il video, dice, cavolo, dov'è che ho sbagliato? Però potevo farla così, potevo farla così, questa ripresa. E l'indagine dopo si cerca sempre di migliorare, anche perché possiamo dire che non siamo professionisti, nel senso che non abbiamo fatto una scuola di videomaking. Siamo nati tutti molto così, alla rudimentale, esatto, autodidatta, alla strada. Beh, ma le passioni vengono anche fuori da cose casuali, A volte uno non immagina e poi ti trovi in una situazione in cui dici, cacchio, ma però sono bravo, tipo. Verissimo. Esatto. Lei ha scoperto che all'inizio, quando abbiamo fatto i video, che eravamo in Puglia sul lavoro, quell'abitazione abbandonata, ti cagavi sotto. Adesso invece non vedo l'ora. Esatto, adesso invece quando facciamo la prossima indagine, quindi top. Vabbè, Andre, che dire, io se vuoi ti lascio la parola per dire qualcosa, se devi andare ti lascio andare come preferisci. Si è bloccato. Poi dopo io dedico un po' di... Aspetta. Ecco, no. Okay. Aspetta, ti stavo dicendo, se vuoi sento l'audio. Ecco, stavo dicendo che se vuoi ti lascio la parola per dire qualche conclusione e poi dopo inizierò a rispondere un po' alle loro domande, perché vedo che nonostante stiamo trattando un discorso diverso, loro stanno pushando dentro proprio a palla le... Vabbè, questo te lo ricordi? No, sì, sì, me lo ricordo, sì.
No, allora, no, diciamo che non ho proprio niente da aggiungere. La cosa che mi dispiace è che appunto quando si mettono dentro tante cose, si incastrano tante cose a livello personale, non si riesce a far tutto. E quindi a volte io voglio un assoluto riposo, certe volte nel weekend, che proprio mi porta a esaurirmi tutte le mie energie. Poi soprattutto lavorando per conto mio, essendo un imprenditore autonomo, è più difficile. Diciamo che curi bene la tua azienda e quindi, sai, hai più responsabilità, ti stressi di più, però con questo non voglio dire che l'abbandono del tutto, quindi ci sarà modo comunque di fare ancora qualcosa con Fabio e esternamente anche alle indagini. Certo, ovviamente, soprattutto, penso che ci L'amicizia saranno rimane, punto, basta. penso Non ci mi saranno più sento... volte che ci vedremo fuori dalle telecamere che quelle con le telecamere, Eh, assolutamente, assolutamente. Andre, io niente, lo dico anche davanti a loro e penso che anche loro faranno la stessa cosa. Ti auguriamo veramente il meglio per grazie. quelli che sono i progetti futuri e che dire, Tanto noi tra tanto ci 10 vediamo giorni ci presto. vediamo più o meno, quindi Registriamo, quindi ci esatto. vediamo. Grazie Va bene, ragazzi, Andrea. buona Ciao serata. Andrea, Ciao, piacere. ciao Ciao. ragazzi, ciao ciao. Ecco qua, raga, bene, ci tenevo veramente tanto a farvelo dire da Andre il fatto che ci sarà, ma ci sarà un po' di meno, barra molto meno, e proprio per evitare incomprensioni che sappiamo Che ci sono spesso, esatto, sì, ci sono purtroppo, spesso. purtroppo. Però abbiamo anche altre persone che non le ho annunciate, non le annuncerò questa sera, perché le vedrete nei prossimi video. Quindi, detto questo, vogliamo fare anche un altro mega spoiler prima di Vai, rispondere alle domande? vai, questo merita, vai. Raga, io mi ero promesso, me l'ero promesso su questo schermo, ok, così, barra, che non avrei più fatto collaborazioni. Ma, Ma? ma, raga, ci sarà una collaborazione epica. Vi dico solo questo. Esatto, non devi dire Solo troppo perché... questo. Sempre se non si tira indietro all'ultimo, No, 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 Sempre se, sempre se, sempre se. no. Collaborazione epica, quindi state pronti perché arriveranno dei video veramente bomba, sia della collaborazione e anche altri video, Sì, esatto. Ora dobbiamo recuperare un po' di domande. Sì, mi sa che conviene leggerli da qua perché qua arrivano Sì, un po' in ritardo. Allora, vado indietro. Vadi. Non di tantissimo, vai, da lì. Caso, ok. Allora, beh, qui si parla degli acciacchi, ho notato che tutti hanno molti acciacchi, Sì, quindi tutti. non siamo gli Anche unici, io. molto giovani tra l'altro. Michelle dice, raga, state facendo un ottimo lavoro. Poi Marica... O Michael. Michael, giusto, scusa. Vabbè. Va bene. Poi, no, perché c'è anche Marica sotto e mi ha confuso. Quante volte avete fatto l'esperimento con la Kinect? Allora, la Kinect, raga, come avevo scritto anche in altri commenti sotto appunto al video dove presentavamo la Kinect in Villa dei Vecchi. Tra l'altro, oggi è uscito anche l'articolo del giorno, anche il giorno ci ha fatto l'articolo, raga. Spettacolo. Sì, bello. E allora, la Kinect io avevo comprato già tempo fa quella della Xbox, ma avevo notato che a parte che durante i miei esperimenti l'ho anche bruciata e va bene, vai con Dio, ho notato che la Kinect della Xbox è molto sensibile a rilevare anche dei metalli, molto probabilmente dei minerali, che ci sono all'interno dei muri. E infatti
fa proprio la rilevazione in base, si vede dal quadrante che la Kinect spara sul muro, lui riesce a rilevare questi metalli, e non so se è anche un gioco di riflessi della persona che sta tenendo la Kinect in mano, ma non è molto affidabile. Quella che abbiamo preso noi, ovvero l'SLS camera, è sicuramente molto più affidabile. Ho aspettato a portarvela, infatti appena mi è arrivata mi sono ammazzato subito di test, perché Confermo. esatto, lei conferma, infatti c'ero io che giravo per casa con questa cosa qui in mano, per cercare di capire se potessero esserci degli oggetti o dei riflessi che potessero dare dei falsi positivi. Così non è stato, e ce l'ha confermato anche durante l'indagine di Villa dei Vecchi, Esatto. che è apparso proprio quella sagoma sopra, prima seduta sul pianoforte e poi in piedi. Quindi già ci sono due forme diverse, e questo ha dato sicuramente un riscontro positivo sulla funzionalità di questo dispositivo. Assolutamente sì. Poi Carlo mi scrive, qua lo vedo qua subito al volo, Sì. cos'è quello che hai fatto vedere in live? Immagino tu stia parlando di questo. Questo è... Sì, guarda. no, dico, tutti chiedono anche se si può acquistare, quindi forse dovresti spiegare Ok. un po'. Questo, raga, è lo Spectra, ed è uno strumento che ho inventato io, ok? Sulla base di tutti gli studi che ho fatto sul K2, e quindi non è nient'altro che un rilevatore di campi elettromagnetici, un rilevatore di variazioni di campi elettromagnetici, perché voi sapete che gli spiriti si pensa che siano fatti di energia, siano come delle batterie, in grado quindi di variare il campo elettromagnetico in base a, essendo fatti di carica energetica, in base a diciamo, questa energia che implicano. Perché si trovano evidentemente molto più comodi. Qui, creato sulla base del K2, sono stati inseriti anche altri sensori di cui non entro ora nelle specifiche, magari vi farò anche un video a riguardo. E il computer, perché all'interno c'è un piccolo computerino, un piccolo cervello, è in grado di immagazzinare le informazioni della rilevazione e della variazione del campo elettromagnetico e le rilevazioni di questi sensori, che vanno ad effettuare un calcolo, e se corrisponde a un certo tipo di valore già preimpostato all'interno del computer, il K2, in questo caso lo Spectra, andrà ad illuminarsi. Questo che cosa vuol dire? Che se siccome la rilevazione e il calcolo viene effettuato all'interno di un range di parametri molto specifico, un po' come il Raven, riusciamo a capire se la variazione è stata data da un dispositivo, da un'antenna, da un qualsiasi altro magari dispositivo in zona, che magari non ci rendiamo neanche conto, perché magari indirettamente la batteria della telecamera ha uno sbalzo di corrente improvviso, cosa molto improbabile, la sto buttando lì, e quindi scarica sul dispositivo, riusciamo a capire se è stato quello oppure no. Nel senso, non è che non riusciamo a capirlo, non si accende comunque. Di conseguenza va proprio ad escludere questo tipo di fattore. Ho menzionato il Raven perché anche il Raven ha una preimpostazione. Noi sappiamo e stiamo studiando il Raven su quali frequenze, su quale banda riesce diciamo, ad emettere le parole. Perché se riusciamo effettivamente poi a capire, dobbiamo andare a vedere i log del computer, poi quando avrò un attimino di tempo e di pazienza, perché sono veramente intasato di lavoro, di video, di materiale, che non riesco proprio a stargli dietro. Devo andare a vedere nei log, a vedere il range di comunicazione con queste entità hanno emesso le parole, però mi servono tante indagini per vedere se il parametro è sempre uguale. Le prime indagini che sono riuscito a vedere dovrebbero essere 3/4 con il Raven, avevano dei range che erano molto diversi. Poi ho modificato i parametri, adesso devo andare a guardare se i parametri corrispondono per tutte le indagini. Però è una cosa molto complessa che, ripeto, devo trovarmi il tempo di spiegarvi con calma, e non basterebbe una live così a brucio per spiegarvi quello che sono le specifiche tecniche degli strumenti. Sicuramente sono molto più affidabili.
Vado? Vadi. Allora, Lara chiede, domanda curiosità, Ah, giusto, non è in vendita, raga. C'è soltanto questo pezzo. è unico. E ho un'altra scocca. Infatti era fatto ancora per il vecchio gruppo e che si dovrebbe intravedere anche il logo. Eccolo lì. E la scocca era ancora quella vecchia perché l'idea parte già da quando c'era ancora il PDU. Sì. Quindi dicevo, chiede, aspetta, hai una struttura in particolare dove non siete mai stati e vi piacerebbe fare un'indagine? Oddio, mi verrebbe da dire Poveglia perché è diciamo, talmente gettonata, quindi cercava la curiosità c'è, però non ci sono, diciamo, delle strutture in particolari su cui dico, cavolo, vorrei andarci. Diciamo che tendenzialmente mi piacerebbe andare un po' ovunque, magari spaziare anche un po' all'estero per testare la comunicazione che hanno le entità anche con cioè, fuori da quello che è il nostro paese. E mi piacerebbe anche studiare questo tipo di fenomeni, se ci sono delle relazioni, nel senso, tra i due paesi, insomma, non ho un posto preferito. Poi... Vedi la Ludo, ragazzi, siamo 19 like e siamo in 72. Brava. Brava Ludo. Io ogni tanto Mettete rido like. perché leggo i suoi commenti e poi vabbè, lei sa. Allora, Marica chiede, vi spaventate, avete più inquietudine quando siete dentro una villa abbandonata o in un manicomio abbandonato, o quando siete fuori in un bosco? Allora, oggi vi dico un segreto. In realtà la sensazione è sempre la solita. Ho, nel mio caso, constatato sulla mia pelle che quando si va in un posto durante il giorno, poi magari si va fuori a cena, quindi si fa mangiare una pizza con lo staff piuttosto che, e si ritorna nella struttura con il totale buio, no vabbè raga, mi è partito Siri ma è sparito? Mi è partito Siri da solo, raga. Ma che... Vabbè. Ciao. What the fuck? L'impressione cambia, ok? È come trovarsi davanti a un muro e impattare all'interno, ok? Invece se si è all'interno della struttura con il chiaro e si lascia che le tenebre, il buio cala mentre ci siete di voi, è come se foste accompagnati in questa realtà, ok? Sì. E anche l'occhio diventa un po' abitudine, tra virgolette. Esatto. A me, io quando ero nel soccorso alpino, loro mi hanno sempre, all'inizio, i miei tutor, mi dicevano cerca di tenere la torcia più spenta possibile perché l'occhio si adatta al buio e quindi riesce a vedere. Raga, sembrava una stronzata, ma in realtà è vero. Cioè, tu abituandoti al buio, tu non hai bisogno della torcia, riesci a guardare, chiaro, non è che riusciamo a vedere come fossero gli occhi dei gatti, chiaro, però comunque riesci nella penombra a vedere. Sì, diciamo che è una struttura un po' più rispetto a, diciamo, un po' un bosco e cose varie. Cioè, io, ad esempio, mi sento più tranquilla forse in mezzo alla natura, nel bosco. Ti senti più a tuo agio? E dopo l'ultima esperienza, non dico niente, no, strutture fa più impressione. Esatto. Allora, Lara chiede, domanda. Ma quando parli con l'entità, loro come fanno a capirti? Nello stesso modo in cui stiamo parlando noi. Cioè, tu ora mi riesci a capire perché io ti sto parlando, ok? Quindi tu, tramite il computer, recepisci le informazioni audio che tu stai ricevendo. Con l'entità è la stessa identica cosa, anche se loro non hanno comunque delle orecchie, la bocca fisica con cui ascoltare e parlare, sono in grado comunque di ascoltare, anche perché rendiamoci conto, gli EVP, ok, oppure anche le voci che noi riusciamo a sentire ad orecchio, ok, loro le emettono, ma sempre tramite il fattore energetico, ok? C'è sempre il fattore energia
che c'entra, non è che riescono a parlare con la bocca, e quindi con l'ascolto è la stessa identica cosa. Tenete conto che loro riescono anche, cioè loro sono anche gli spiriti sono anche telepati, ok? Quindi molto spesso io ho constatato che con il Raven, ma anche quando avevo il Ghost Box, ve lo ricordate sicuramente, io penso a una domanda e lo spirito riesce tramite il Ghost Box o il Raven, ad emettere la risposta che in riferimento alla domanda che avevo pensato. Questo non è dimostrabile, perché è una cosa che io ho pensato, quindi non l'ho detta. Quindi in questo caso, se l'avessi detta, dice, ma come fai a sapere se l'entità ti sente oppure no? Io vi posso garantire, e se volete credermi sulla parola, bene, se no, affari vostri, ho pensato molte volte a delle domande e ho avuto delle risposte. Quello sì. Mi è capitato anche nelle sessioni che ho fatto, che faccio a casa ogni tanto, quindi mi capita. Desi. Sara, per te dove ti piacerebbe andare in indagine? Beh, diciamo che sarei più tranquilla. Non era contemplato questo. Allora, devo dire che sono molto curiosa di andare in questa, che sarà prossima, perché è proprio è bella, interessante, ma non posso dire. Non si può dire. È interessante, non si può dire. Dimmi all'orecchio. Sì, non si può dire. No. Mi dispiace, non si può E dire. quindi, ma non saprei, devo dire che non sono neanche tanto informata sui luoghi, quindi... Tu vai dove ti porto io in Esatto, sostanza. cioè, Dico, andiamo bravo. Volevo là. cercare di, ma non ce l'ho fatta. No. Esatto. Non lo so. Ti ho salvata io. Bravo, grazie. Vediamo. Giancarlo scrive, lo fai anche a me, te lo pago. Gianca, mi dispiace, ma per il momento assolutamente no. Assolutamente no, poi magari chissà, vedremo più avanti se ci sarà la possibilità di farlo andare in produzione, vedremo. Mai dire mai. Diesel, scusa amore, cosa stai combinando? Ludo, ma come hai fatto a non capire? Mi sorprendi. Dice, per non capire io è grave, ma tu avresti già dovuto capire, Ludo. Questo è grave. Esatto. Comunque, vi faccio questo spoiler. Abbiamo troppi spoiler. Su Ludo. Sì. Glielo dico. Vai. Raga, Ludo ha partecipato alla sua prima indagine. E attenzione, nelle vesti di cameraman. Sì, camera girl, vabbè, cameraman sia uomo che donna. Lei è ancora ignara, non sta capendo niente. Sì, esatto. E tra l'altro vi dico anche una cosa, per essere stata la sua prima volta, è stata molto capacissima, Fantastica. anche se non si dice. Fantastica, e la voglio sempre. Sì. E non sarà la prima volta che accadrà. Non sarà la prima volta. Vabbè, ma la Ludo fa parte del nostro staff ormai da anni or sono, cioè già da quando c'era il PDU. Cioè, si può dire che voi due siete proprio dei pilastri. Sì, cioè, assolutamente. Assolutamente sì. E vabbè, Ludo già la contavo come membro del nostro staff già da sempre, perché sì, è vero, lei amministra e gestisce la fanpage, però comunque collaboriamo a stretto contatto, quindi vedete che anche nei titoli di coda di Lost in Paranormal lei c'era e quindi di conseguenza dà una mano anche lei, una grossa mano. Qual è la cosa che ti fa più paura durante le indagini? A chi? A te? No, a te. No, dai, rispondi tu, dai. Più paura, allora io delle volte, magari se ne accorgeranno, sono sempre con gli occhi bassi, perché quando c'è il faretto puntato in faccia, io ho paura di vedere le madonne, le persone lì alla porta che... No, quella è una cosa che mi terrorizza, vedere qualcuno, non tanto i rumori, ma vedere qualcosa. Il terrore dell'apparizione.
Esatto, esatto. Per me invece io non tanto paura, raga, delle apparizioni o di sentire qualcosa piuttosto che la paura, neanche paura, il timore è di trovarsi qualcuno in indagine, ok? Nel senso qualcuno nella struttura, ma di vivo. Perché comunque, come dico sempre, bisogna aver paura dei vivi, non dei morti, anche perché comunque ti entra dentro il ragazzino o la coppia che viene a fare l'esplorazione notturna, va bene, e ti saluti, ciao ciao, tutto bene, tutto a posto, bene. Anche se esplorazione notturna, vabbè, si fanno col chiaro, comunque. Però se trovi qualche malintenzionato, come è capitato a Villa Capriglio, la villa del diavolo, la villa maledetta del diavolo di Torino, che poi ci siamo accorti in post-produzione che c'erano delle torce che giravano fuori dalla struttura e poi quando siamo usciti a telecamere spente, se non sbaglio erano spente le telecamere, abbiamo sentito tra i rovi, tra le sterpaglie, muoversi delle persone che cercavano di rincorrerci. Ecco, beh, io starei molto ben attento. Starei molto ben attento perché non sai chi puoi incontrare. Vero, vero. Però dall'altra parte non sanno loro chi incontrano. Quindi... Sì, un po', però in effetti sì. Adesso ci sono tantissime domande. Vai, sono prontissimo. Io intanto che tu cerchi la domanda, io voglio dire questa cosa, perché è qualche giorno che l'abbiamo implementata, anzi YouTube ce l'ha implementata. Oltre al fatto che diciamo sempre che qua sotto qui c'è il bannerino con il nostro merchandising, se volete andare ad acquistare le nostre magliette, felpe, eccetera, lo potete fare cliccando direttamente qua sotto dove vedete le magliette e le felpe. Non ci sono solo queste, ce ne sono molte altre, quindi potete andare dentro direttamente da lì. E YouTube ci ha attivato da un paio di giorni il tastino grazie, un cuoricino dovrebbe esserci il dollaro dentro all'interno e non so se c'è direttamente qua sotto, penso di no, ma lo trovate anche sotto i video, quindi è la stessa identica cosa che fate quando alcuni di voi vogliono mettere un commento in evidenza, tipo qua nella chat qua a fianco, che non so se è di qua o come la vedete di qua, ok? Che mette una cifra e il commento viene evidenziato. Ed è un modo che i canali, non soltanto noi, i canali è un modo che hanno per monetizzare, quindi sono delle donazioni. E siccome prima si poteva fare solamente con le live, ora si può fare anche con i video, quindi per chi volesse farlo è liberissimo di farlo anche quando guarda tranquillamente il nostro video. Ok, volevo dirvi anche soltanto questa cosa. Poi, domanda, allora Guglielmo mi chiede se avevo mai fatto la tavola prima di conoscere te. Assolutamente no. Quella che avete visto è stata la prima volta, quindi. Ma penso si sia capito, si sia visto dalle mie facce. Sarà bella tosta per te, eh? Sì, poi Mary mi chiede se facevo qualcosa già mentre ero giù. No, assolutamente no. È stato lui a portarmi in questo mondo così particolare. Diciamo che tu sei sempre stata un po' appassionata di telecamere. Io posso dire che ero una tua fan. Sì, io guardavo i video, sì, quindi conoscevo più o meno il suo mondo. Sì. Poi, c'è il Graph, ciao raga. Ciao. Poi vediamo, intanto cerco anche io qualche altra bella domanda. Come è nata la vostra passione? Sì. Bella, questa è una bella domanda. Allora, bella domanda, ma anche molto lunga. Molto lunga. No, ho detto vai. Adesso parte la mia logofobia. Come si mettono le musichine tipo quelle di... Oddio, come si chiamano i programmi documentari? Piero Angela. Ecco, mettere musichine. Non la canto io perché no. Però, ok. Allora, succede che io già da quando ero piccolino avevo già avuto delle esperienze molto, molto forti. La cosa è nata semplicemente da una fotografia che mi scattò mia nonna. Io avevo circa 3 anni
Una fotografia nell'angolo della casa con dietro la credenza in cucina, e quando mia nonna, c'erano ancora le macchine fotografiche a rullino, e quando andò mia nonna a far sviluppare le fotografie, in questa fotografia c'era praticamente l'apparizione di un frate dietro le mie spalle, proprio un frate francescano, perché si vedeva proprio anche la tunica con il cordone bianco che scendeva. Ovviamente la foto era, mi pare, tipo marroncina il colore, però Molto siccome vintage. anche, esatto, molto vintage, ma anche la credenza dietro era molto, molto marrone, beggiolina, magari il colore potrebbe essere stato preso anche da lì. Certo. Televisione spenta, c'era dietro la televisione spenta, quindi non può essere stato nulla di magari un riflesso piuttosto che nulla. E poi cosa succede? Succede che negli anni, sempre a casa di mia nonna materna, sono successi degli eventi di cui mi sono sentito toccare magari un braccio, toccare il fianco, fino a quando poi ho avuto proprio una vera e propria apparizione nel lungo del corridoio. E da lì poi ho iniziato a informarmi, ho iniziato a crescere, ho iniziato a leggere, e poi arrivi a un certo punto che dici sì, ok, va bene, ho fatto tutte le letture del caso, ho provato a capire che cosa potrebbero essere queste cose con cui ho a che fare, ora devo indagare. E io già lo facevo ancor prima che ci fosse il primo canale. Già indagavo non nel modo in cui vedete ovviamente ora lo faccio in un modo molto 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 youtuberesco, ok? Molto YouTube, molto alla portata di tutti, molto adventure. In realtà quando facevo le indagini prima le facevo molto con c'è la rilevazione, prendi il metro, prendi il termometro, prendi, come vedete che fanno magari gli altri gruppetti che riportano quello che sono le loro indagini, a cui non interessa minimamente il fattore estetico, il fattore del video, il montaggio, eccetera, eccetera. Poi dopo ho aperto il mio vecchio canale, dove ho sempre detto, visto che io queste cose le faccio per i cavoli miei, vorrei magari avere la possibilità di interfacciarmi anche con altre persone e sapere anche loro se se hanno passato delle cose come le ho vissute io, se hanno dei consigli da darmi, se magari, perché ci sono delle persone che ovviamente ne sanno, da quello che pensa che siano solo demoni a quello che in realtà dice no, non è vero, è tutta roba finta. Però anche quelli sono delle risposte che ti fanno capire tanto, no? Io devo dire anche grazie a YouTube se ho iniziato a capire anche di più le persone, ok? Vero, anch'io in questo periodo. Esatto, perché voi magari non lo immaginate, non immaginate neanche, però si riesce a percepire la personalità di una persona, si riesce a capire se le persone stanno passando un momento un po' particolare, non tanto percezioni, ma anche dal modo in cui scrive, magari noti che questa persona un anno fa ti ha scritto grandissimi, siete bravissimi, eccetera, eccetera, ritorna dopo un anno e ti dice, ti spancula, ok? Tu dici, bene, sì, ma double face, cioè, veramente. E quindi capisci che inizi a capire anche molto le persone. E quindi questa è la mia storia, raga. E la mia storia da quando è nato il mio vecchio canale, la sto condividendo con voi e cerco di portarla avanti nel modo più preciso possibile. Ripeto, nonostante comunque il format che io porto su YouTube, lo porto per YouTube. Vado a fare anche delle indagini private, non ve le mostro perché giustamente magari sono delle cose un po' particolari o le persone comunque non vogliono che filmi in casa loro e quindi l'indagine che si va a fare è un'indagine diversa, proprio come vedete, mi torno a ripetermi, nei gruppettini che se ne infischiano e se ne fregano dell'editing. E vado a fare anche, ormai un sacco che le faccio, le pulizie energetiche nelle case, quando le persone mi chiamano, sentono magari delle pesantezze
piuttosto che avevo fatto anche un post a riguardo, perché molte persone anche su Instagram mi stavano contattando e ho detto ciao, questa cosa non l'ho mai detta, magari tra le persone che mi seguono c'è qualcuno che è interessato. Bisogno, ecco. Ad esempio qua nel nostro condominio praticamente tutti, Certo. quasi tutti mi chiamano ogni 6 mesi per fare una pulizia energetica. Quindi sono cose che comunque io non vi faccio vedere, ma comunque nel mio privato faccio. Quindi voi vedete soltanto una parte. Una piccola parte. Esatto. Ci sono tante domande? Sì, Tante domande. sì. Credi alle streghe? Sì. Sì, assolutamente sì. Io ho sentito l'odore di zolfo, anch'io. Anch'io posso dirlo. Sì. Non è tanto carino. No. Allora, c'è Mario che dice: "Finalmente mi hai ascoltato, hai portato Ludovica in un'indagine". Sì, Mario, l'ho portata ed ha reagito anche molto bene. Credete o avete mai visto gli gnomi? So che magari è una domanda stupida, ma sono affascinata. Il lavoro Il lavoro è uno gnomo, sì. Io devo dire sì, ci credo. Non ho mai avuto occasione di beccarli, ma ci credo, sì. Io invece ci crederò quando troverai il lavoro. Esatto, nel momento in cui lo vedrò. Io sono così, ci credo a qualcosa se lo vedo. Non credevo ai fantasmi, l'ho visti e posso dire sì, ok, esistono, ok. Io sono un po' più... Ciao, un abbraccio. Un abbraccio, se io sono in ritardo, ciao Mariella. Poi, e qua la chat slitta, sì. Porca miseria, ancora, slittata ancora. Allora, Lara, Fabio, una cosa devo chiederti. C'è stata una sera, c'è stata una sera, ero a letto e guardavo la TV, ad un certo punto sentivo odore di menta, ma di menta vicino non ce n'era. Cosa può essere secondo te? Allora, raga, menta mi viene in mente la naftalina, che sono la donna per mettere le cose nell'armadio. No, a parte gli scherzi, gli spiriti per comunicare con noi sono anche in grado di farci sentire degli odori. Magari in quel momento non hanno energia per manifestarsi, per fare un rumore o compiere qualsiasi altro tipo di azione, o semplicemente reputano più opportuno manifestarsi in quel modo. Basti pensare a una persona che magari è un po' suscettibile, lo spirito non metterà mai questa persona in difficoltà, se è uno spirito, tra virgolette, buono, ok, per intenderci. Se è uno spirito cattivo, se ne frega e ti fa sentire l'odore di zolfo proprio così, boom, e via. Okay, sì. Okay, quindi può essere semplicemente anche uno spirito di passaggio che ha voluto farti sentire la sua presenza in questo modo. O magliette nel cassetto con la naftalina. Poi... Allora, Rosy, credete a Dio? Non lo so. Ok, dire che ci sia se mi dici, secondo te esiste qualcosa, ti dico di sì. Sicuramente esisterà qualcosa. Però dire esiste Dio non posso risponderti. Ti dico no, perché in realtà non l'ho mai visto. Sinceramente spero proprio di non vederlo da qua, perché se lo vedo vuol dire che sono morto, quindi spero proprio di no. Credi in Gesù? Ti dico di no. Che ci sia stato qualcuno nell'antichità che faceva il profeta, che diceva tutte cose, ti dico di sì, ma che sia lui, no, perché sono passati veramente tanti anni, è vero, ci sono le testimonianze, però c'erano anche tanti altri fattori, ok, che di incidenza di quel periodo, di questo lasso di tempo. Si sa che le persone scambiano Roma per Toma, quindi il gioco del telefono senza fili, che si parte da A e l'ultimo della fila dice Z. Quindi io a queste cose non ci credo tanto. Poi anche i comportamenti della Chiesa degli ultimi periodi
sinceramente già da ragazzino mi hanno allontanato, ok, da questa credenza. Semplicemente anche per delle cose futili, ok? Il fatto che quando vai, ad esempio, ad un battesimo, ad una comunione, il prete ti mette fuori la cassetta delle offerte con scritto offerta non meno di 50 euro. Non è un'offerta, cioè tu quello è un obbligo. Cioè l'offerta io te la do per quello che mi sento. Se ti voglio dare 1 euro, ti do 1 euro. Se voglio darti 5 euro, ti do 5 euro. Se voglio farti una donazione da 10.000 euro, ti faccio una donazione da 10.000 euro. E non credo che la fede sia questa. Sì, Aspetta, te la esatto. travado, te la giro in un altro modo. Non credo che Gesù o Dio Esatto. vogliano una speculazione di questo tipo. Vero, vero. Io penso che la Chiesa e Gesù, Dio, siano proprio due cose totalmente, cioè, per quel che penso io. E quindi, però io ci credo in tante cose, ma non lo spiego perché non so nemmeno spiegare. Esatto, sì, sono temi molto, Sì, molto complessi. contorti e poi per carità di Dio che non si offenda nessuno di quello che abbiamo detto, perché quello che ho detto, mi correggo, scusate, perché vedo che ci sono veramente degli estremisti della Chiesa Cattolica che vengono a scrivere sotto i video, sono tutti Sì. demoni, andate da benedirvi, c'è solo Dio Padre, Gesù, la Madonna, Signore, Gesù Cristo. Che non si offendano, è un mio pensiero, come tutti noi abbiamo i nostri pensieri, che rispetto e voi rispettate il mio pensiero. Esatto. Ecco. Ludovica dice: se avete delle segnalazioni da farmi, che magari per indagini private o pulizie energetiche piuttosto da fare nelle abitazioni, scrivetemi a contenuti.realchannel@gmail.com. Lo ha scritto anche la Ludo qua in un commento. Giusto. Allora, Mario, in poche parole, non credi nelle figure, clericali, esatto, materialistiche legate ai beni materiali, esattamente. Esatto, sì. Esattamente, esatto. Cioè, non penso che Gesù sia andato dagli altri suoi amichetti, tra virgolette, passatemi il termine, e dire tu alzati e cammina, però mi devi dare un'offerta non meno di 50 non meno di 50 ciotoli per andare avanti, perché sei per alzarti, che se no neanche ti metto la mano sul capo. Quindi non penso che sia stata una cosa del genere. No, beh, certo. Poi col passare degli anni quante cose ci siamo persi o quante cose hanno aggiunto, quindi cioè, poi ognuno, secondo me la fede è dentro ognuno di noi, in tutti i modi che ognuno può credere, insomma, quindi. Esatto. Allora, zolfo e demone, non ci piove, scrive Guglielmo. Non è detto, può essere semplicemente anche un'entità un po' incazzata o burlona che vuole rompere le scatole e quindi di conseguenza dice sei suscettibile, hai paura del demonio, perché il demonio, chi non ha paura, è una figura che ci hanno inculcato già da piccolini, esatto, che è il male. Io mi manifesto in questo modo per darti paura, cioè non tanto per quello, ma perché è un odore sgradevole, che possa essere odore di uova marce, piuttosto che comunque odori sgradevoli, però non è sempre da accomunare al demonio, è da accomunare a entità normalissime che possono essere arrabbiate e che per spaventarci in quel momento, per darci un messaggio, fanno così. Poi per quanto riguarda chi lo chiede, aspetta che è andata giù la chat, su. Qui, oddio, sono tanto pratica. Desiree chiede, per quanto riguarda gli alieni, cosa ne pensate? Raga, sicuramente, secondo me esistono. Assolutamente. È una cosa mia pelle. Sì, assolutamente. Anch'io ci credo tanto. Anche perché ti ricordi quando eravamo, forse l'abbiamo detto nella live scorsa, eravamo in videochiamata io e lei, io stavo guidando, lo so, videochiamate mentre si guida non si fanno, avete ragionissimo, però mi sono fermato perché ho detto, io sto vedendo questa luce, un bagliore, davanti a me nel cielo.
e non ci sono aerei, non è un Ma aereo. no, ma non poteva nemmeno essere un aereo, perché cioè, io l'ho visto e... Al che io accosto, faccio la rotonda, accosto la macchina, e scendo, prendo il telefono e gli faccio, lo vedi? Come dico lo vedi? Ho i brividi! Come dico lo vedi? La palla fa, si spegne. Vero, madonna, io ho detto, sono rimasta tipo così per un po'. Va bene, meno male che non sono lì. Quindi... Sì. Poi, credete nei demoni? Allora, sì, Mara, crediamo nei, pensate tu, Sì. nei demoni. È molto, molto, molto rara la loro manifestazione e la loro presenza, ma non impossibile. La maggior parte delle volte andiamo a scontrarci, incontriamo delle entità dispettose che magari si legano ad oggetti non per forza legati al male, ok? E che noi tendiamo sempre ad accomunare come demoni. Diciamo che ormai su YouTube la parola demone sì, è usata in modo improprio perché si utilizza sempre per classificare qualcosa di negativo, ok? Quindi senza entrare nel fattore pignolo, demone, no, ma non è un demone, il demone si manifesta lo 0,1% di volte. È vero, va benissimo, però... E c'è Diesel che si manifesta. Sì, si manifesta lui. Diesel. Dai, qui, Sali. qui, dove sei? Porta tipo pazzino, sali, amore. Eccolo qua! Ciao, saluta tutti, aiuto, si è incastrato. Via. Oddio. Pupazzino, Comunque, indietro. adesso arriveranno sulla chat. Diesel. No, è da un po' che sta facendo avanti, indietro. Voglio salutare tutti. E infatti. E arrivano. Poi. Vediamo un po'. Bonsoir. Attenzione, anche i francesi ci scrivono. Io mi limito a bonsoir. Sì. Poi, ciao ragazzi, Fabio, posso farti una domanda? Susanna mi chiede. Ho una zia di 90 anni circa, molto lucida, vede delle figure nella sua cara. Posso usare l'acqua benedetta o devo chiamare un prete? Allora, Susanna, quando si arriva a una certa età, si entra in una fase molto particolare, specialmente sui 90 anni. L'ho constatato anche io con la mia bisnonna e l'ho constatato anche con altre persone più o meno di quell'età. È vero, l'età avanza e possono entrare dei fattori clinici, ok? Che determinano la condizione psichica di una persona e quindi gli fanno vedere, capita che vedono delle cose piuttosto che, però al suo tempo mi viene anche da dire che se una persona riesce a spiegarti in modo costante e a distanza di tanto tempo la stessa versione di qualcosa che ha visto, mi viene da dire che non si sia trattato di una sua immaginazione, ok? E quindi a me era capitato con la mia bisnonna che gli era capitato che aveva visto sua mamma, diceva, ai piedi del letto, e aveva più o meno quell'età, e fin quando la mia bisnonna è morta all'età di 103 anni, quindi è stata molto longeva come persona, mi ha sempre ribadito la stessa versione, ok? Quindi non penso che sia stato un caso. Non credo che ci sia bisogno di acqua benedetta piuttosto che, perché vedi anche lì, acqua benedetta dipende dal credo, dipende da tanti fattori. Molto spesso basta anche una purificazione energetica, come dicevo prima. Mi capita di andare, ripeto, da tante altre persone e mi dicono: io sento degli odori strani, io sento sbattere le porte, io sento grattare sul muro, di notte vedo le persone ai piedi del letto che mi spiano dalla porta. Si fa la purificazione energetica, che non c'entra niente, non ha nulla a che fare con un fattore cristiano, un fattore religioso, e va a posto. Non pensiate che basti accendere della salvia bianca o un palo santo per purificare l'ambiente. Quello è un mantenimento / avere odore gradevole in casa. Ma la purificazione energetica, riequilibrio delle energie,
è tutta un'altra storia. Non basta fare un po' così, c'è tutto un procedimento, ok? E non tutti possono essere in grado di farlo, ma non in grado perché magari sono stupidi o impediti, proprio perché è una persona deve essere predisposta per questo tipo di attività. Mamma mia, 59 sto male. Vedi? 59, ora okay, siamo un'ora, no, già io un'ora di guardavo live, raga, siamo già l'orario. un'ora di live. Ludo dice: "Aggiungo avere la nebbia in casa", però. Beh, se abiti al nord, la nebbia in casa. Ok. Domande? Fate altre domande. Vai, tanto Oltre io... Diesel che sappiamo che è bellissimo. Vero Nini? Allora, Che vediamo, torna. scusate, vediamo se c'è qualche altra domanda. Noi siamo qua ancora per... Dai, 5 minuti li regaliamo. Domanda, posso fare una domanda a te? Cazzo, questo non era previsto però. Fammela dal telefono, così almeno la leggo No, qua. è un po' lunga. Ok, è un va. po' lunga. No, perché voglio capire questa cosa, visto che io non sono pratica. Perché la live dura solo un'ora? Perché la faccio durare io un'ora. Allora no. Sì, no. sì, è tutta una questione di tempistica. No. No, vabbè, raga. Cioè, Siri ancora? Ancora Siri? Ma no, vabbè. Io sto male. Intanto c'è un messaggio. Mario Nole ti ha menzionato nella sua storia 14 minuti fa. Grande Marione. Allora, quindi, cioè, tu decidi la fine. Decido Allora, io, certo. no, non va bene. Sì, deve essere calcolata sulla un'ora base no. dell'attenzione delle persone, perché se io faccio una live di 5 ore, si guardano già un'ora di live, non se la guarderà nessuno. Molti mi dicono: Fabio, mentre faccio i mestieri che pulizia in casa, faccio andare la live e io ti ascolto. Io sono ben felice di fare un'ora di live e accompagnarvi nei vostri mestieri domestici. Fai più di 5 minuti, dai. Visto 5 che minuti. oggi hai fatto tanti spoiler, sei stato bravo, buona qualche minuto, dai. Sì. Allora, tengo a precisare una cosa, che chiunque voglia farmi delle segnalazioni, perché magari dice Fabio, vieni a indagare in casa mia, ok, per vedere se c'è qualcosa, mandatemi del materiale, raga. Non mi basta avere una spiegazione di quello che... perché comunque vi chiederei del materiale. Se voi mi mandate già del materiale, ok, in riferimento a quello che è il vostro problema, ad esempio, sento delle voci. L'altra sera mi sono messa lì col registratore o anche con l'iPhone, ho registrato questa voce e io vi posso dire sì, è il caso che si esce per fare un'indagine oppure no. E quindi questo è il tutto, anche perché giusto per accorciare un po' anche i tempi. Poi non per forza dobbiamo farci un video sopra, cioè io ripeto, sono andato in tantissime altre abitazioni private a fare dei sopralluoghi, non indagini, delle rilevazioni e non ho trovato magari nulla. Susanna, Fabio, sei sempre chiaro nelle spiegazioni. Grazie, meno male che il messaggio arrivi. Ci tengo che arrivi bello chiaro e bello forte. Alessandra, ma è vero, nei demoni lasciano i graffi, vero? Raga, i graffi lasciano anche le entità incazzate, non si può determinare se si tratta di un demone oppure no. C'è bisogno di un'attenta e accurata indagine prima di dire si tratta del demonio oppure no. Questo sì. E poi bisogna vedere, si deve fare l'analisi e ci passa comunque un po' di tempo. Poi. Lara chiede, c'è qualcosa a cui non credete? Detto così, tutto e niente, Lara. Cioè, abbiamo fatto prima dire le cose in cui crediamo. Vero. Poi, ok, quella dei graffi l'abbiamo letta. Sì. L'abbiamo letta. Ecco, una cosa che ci tengo a precisare. Perché mi è capitato anche parlandone con Walter o parlando comunque con altri professionisti che fanno questo tipo di mestiere, ad esempio con Walter, no? E ci sono delle persone che giustamente,
chiedono del denaro per le prestazioni, perché si tratta di una prestazione. Voi pensate voi pensate un operatore olistico, ok, che deve andare in una casa a fare un riequilibrio delle energie e deve andare gratis, ok? E quindi deve spendere soldi per la macchina, per l'autostrada, e in più deve spendere soldi per andare a lui a purificarsi da un'altra persona, perché non è che se lo può fare da solo. E molto spesso le persone rispondono: ah beh, ma se deve essere a pagamento allora vado da un'altra persona. E questo capita molto spesso anche su YouTube con le indagini. Non che facciamo indagini a pagamento, attenzione, questo assolutamente no. Però se io vi dico, raga, il materiale che voi mi avete mandato non è degno di attenzione, non è interessante fare ulteriori verifiche perché si tratta di polvere. Perché il rumore che tu mi hai fatto sentire si tratta della lavatrice del vicino che sta andando. E le persone rispondono: ah vabbè, allora se è così io prendo e vado da un altro costante, ok? Per il puro piacere di partecipare a un'indagine. Ci sono persone, raga, che hanno veramente, veramente, veramente dei problemi, ok? E io l'ho vissuto sulla mia pelle anche quando vi ho condiviso con l'altro canale il caso di esorcismo, di possessione, con la famiglia della provincia di Varese. Non giocate su queste cose, cioè non fate la ripicca, ah se non vieni allora vado da un'altra parte, ok? Perché per carità di Dio, ci possiamo dare appuntamento, possiamo andarci a mangiare un gelato insieme, possiamo andarci a bere una birra, ok? L'ho fatto anche con alcuni di voi, ci mancherebbe altro, se posso passare del tempo con voi e ne ho veramente il tempo, lo faccio ben volentieri, anche con le persone che ci fermano al centro commerciale qua di Arese, piuttosto che mi fermo veramente volentieri, però non fate la ripicca, ah mi disiscrivo dal canale perché non vieni, perché non sei serio, non sei venuto a vedere. Ok, giusto. Questa è una cosa che ci tengo veramente a precisare perché è un fattore di correttezza, scusate. La tosse cos'è, demone? Ah no, è allergia. È allergia. Mamma mia, lascia stare. Sì. Verrai a Torino? Verrò anche a Torino. Verrò a Torino. Faccio anche un'altra precisazione. Oggi le cambio il titolo, la précision du monde. Adesso il ragazzo francese mi dirà, ah, ora parli francese. Ok. Questo, come il K2, non è un metal detector, un ghost detector, che quando brilla vuol dire che c'è il fantasma, ok? Qua non c'è nulla, è vuoto, è estetico. E l'estetica, ok, vedete che questo ricorda molto un K2, è estetica. Se faccio così non vedo demoni. No. Ok? Quindi se io in un'indagine faccio così, voglio vedere il demone, voi dite, Fabio, ma ci stai prendendo per il culo? Hai detto che non si vedono i demoni con quella roba lì. Non si vedono demoni, raga. Ok, non si vedono spiriti, non si vede niente. Non è semplicemente uno strumento di rilevazione che rileva la corretta variazione della rilevazione dello spirito, in sostanza. Ma non vuol dire che lo appoggio sullo spirito e brilla. Ok? Quindi questo è una precisazione che volevo fare. Oh, ok. Respira. Io posso dire una cosa? Io ho una fame. Amore, cosa mi prepari da mangiare? Oggi, raga, mi ha preparato le orecchiette con le cime. Mamma mia, raga. Cioè, voi dovreste assaggiarle. Un giorno, guarda, facciamo una tavolata in piazza qua. In piazza dove? Del Duomo? In piazza del Duomo, tanto 68, vedi, chi se n'è andato dalla live non lo invito. Esatto. 68 adesso, persone ci sono, la prenotazione vale dal numero che è. Esatto. Numero 68, facciamo una bella tavolata e Sara prepara le orecchiette. Chi ci sta a questa cosa, di questi 68, metta like all'istante qua sotto, qui, ok? Adoro. Che dire, la chat si è bloccata, abbiamo parlato di orecchiette, qua è andato via. C'è anche Stefano, non l'avevo visto. Ciao Stefano, ciao. Non l'avevo visto.
Ok, adesso stanno arrivando i commenti, Sì. si era bloccata un attimo. Io faccio si il era maialetto bloccata. arrosto. Il maialetto arrosto, allora mi sa che una tappa la Oh, faccio. c'è uno di Taranto. Sì. Siamo vicini di casa. No. Questa confidenza che... Vabbè, mi piace vedere qualche Scherzo, dai, pugliese. scherzo. Su. Il Graf mi scrive che se venite a Torino vi portiamo in un bel posto. Assolutamente, raga, assolutamente. Sapete che, anzi, spoiler, noi dovevamo ancora beccarci per quella roba là. Non mi avete più fatto sapere niente, Bonelli. Comunque. Cioè, qua arrivano adesso i commenti della precisazione Sì, fatta sì, mezz'ora forse siamo fa. un po' indietro. Siamo un po' in differita. Rava. Vedi, ci sono anche da Foggia, vedi, anche da Foggia. No, non ci Sì, credo, sì, ma sì, che sì. bello, fantastico. Sì. Basta. Puglisi Doc, vedi? Sì. Vedi. Comunque, se avete bisogno di fare l'analisi animali, eccetera, andate tutti da Fabio, che lui vi fa le analisi gratis. Comunque, stavo per chiudere. Stavo per chiudere dopo questa. Che tra l'altro sta iniziando a sentire anche molto caldo. E penso che la mia faccia Ma lo fuori non dica. stava diluviando? La GoPro si sta per scaricare. No, è attiva. Vedi? Evidentemente non c'è nessun fantasma in casa che le scarica, No, scusa, infatti, cioè, quando siamo in indagine, dopo un'ora sono già Mamma secche, mia. qua invece... Quindi, Raga, io credo che... dai, fai e 15, dai. No, che 15. Dopo e 15 devo mettergli 3 pubblicità. 3 pubblicità gli devo mettere 15. Oh, io ci provo, ma... Vedi, qua adesso si parla della fame, la fame ti fa straparlare, esatto Nadia, esatto, mi fa straparlare. Dovevamo il buio pure no, io No, voglio... raga, allora Andrea sicuramente lo sa, Alan anche, Sara ha avuto modo di vederlo anche in indagine, io se a una certa non magno mi sento male, devo mangiare. Quindi se voi mi mettete a digiuno, io mangio qualsiasi Ma cosa, scusa, ma quindi oggi potrei hai detto mangiare anche voi. hai mangiato le rape, quindi sei bello pienotto. No, quello è l'antipasto. Sì. Va bene. Oh, aspetta, fate un video che sarà cucina. Che Sara cucina. Ecco, E vedi? parte l'accento involontario. Vedi? Dobbiamo cucinare. Se già volete un aperitivo, potete andare sulle mie storie di Instagram, non di Real Channel, ma di Fabio Travaglione su Instagram, e andate a vedere le rape che abbiamo preso oggi. C'era il lavandino bello grosso. Comunque mi così. piace questa, fiera di essere i vostri ravanelli. Sì. I ravanelli con le cime sono una cosa assurda. Va bene, raga, io che dire, secondo me si può terminare qua, vedi che già stanno salutando, buona serata, sì, vi salutiamo qui, Sì. e che dire, andiamo a È mangiare. durata pochissimo. No, non è durata poco, ti sembra, ma sono già le 22. Non è vero. Quindi quando lo facciamo uscire il prossimo video? Tic, tac, dai, mi sento buono. Domani nuovo video alle ore 14. 14, nuovo video, domani, precisi. Che fa parte delle novità. Quindi non potete perderlo. Ok? Perché siamo andati in un posto che non mi piace tanto, ok? E a momenti... Anche a me non è piaciuto. E a momenti vi faccio soltanto José Mourinho, a momenti ci ingabbiano a tutti. Mamma. Quindi state pronti, perché domani, ciao Rita, succederà veramente il delirio. Quindi state pronti, ore 14, domani uscirà un super video con il nuovo staff di Real Channel. Boom, buttata lì così. Vai. Io saluto tutti, ragazzi, saluto Nadia, Samuele, saluto Mara, saluto Desi, saluto i ragazzi e gli amici del Graf, e saluto Erika, Ludovica ovviamente sempre per la sua disponibilità, ma d'altronde tu sei l'agenzia, bravo, no scherzo, bravo. Tu sei l'agenzia e quindi... Vedi, Sara ce l'hai fatta, sono le 22:15. Sì, ce l'ha fatta. Visto.
anche se siamo 1 ora e 14, e 31, e 32, e 33, e 34. Però, visto? Raga, Ringraziatemi. io, Sara e lo Spectra, e anche Diesel, Vieni, vieni a salutare, vieni a salutare, stai qui. Sei felice? Sei felice? Sì? Saluta, di ciao. Vi salutiamo e Maria quanto puzza. E direi che ci vediamo domani alle ore 14 con un nuovo video. Raga, buona serata. Ciao. Ciao.